Imparare una lingua straniera può essere un viaggio emozionante, ma può anche essere un percorso pieno di sfide e di momenti di frustrazione. Se sei qui è perché probabilmente stai vivendo uno di quelli. Ma ricorda, è più comune di quanto tu creda. Succede a tutti. Però è proprio nelle situazioni più difficili che si trova la forza di continuare. Ciao e benvenuto o benvenuta sull'Ernamo. Io sono Graziana e con questo video voglio aiutarti se sei in un momento del tuo apprendimento dell'italiano in cui ti senti bloccato, in cui sei un po' frustrato perché senti di non fare alcun progresso. Guarda o ascolta questo video ogni volta che ne hai bisogno, ogni volta che ti senti così, cioè ogni volta che ti senti di lavorare tanto sul tuo italiano ma di non vedere alcun progresso. Fai un respiro profondo e cominciamo. Innanzitutto chiediti: perché stai studiando l'italiano? Qual è stata la ragione per cui hai cominciato? Che sia una ragione personale, professionale o culturale, visualizzare gli obiettivi che desideri raggiungere può far rinascere in te la motivazione che avevi all'inizio, quando hai cominciato. Probabilmente nel percorso di apprendimento troverai altre ragioni e va benissimo così. Solo così potrai infatti continuare a coltivare la tua motivazione. Sento spesso dire: ho iniziato a studiare l'italiano perché volevo fare, ma adesso sto continuando perché... Ed è giusto che sia così. Adesso fai un altro respiro profondo, chiudi gli occhi e ricorda tutti i momenti felici legati all'italiano e allo studio dell'italiano come lingua straniera. Quando hai imparato la prima parola, quando hai detto la prima frase, quando hai incontrato un amico o un partner italiano, quando un madrelingua ti ha fatto i complimenti, quando hai usato il congiuntivo perfettamente. Qualsiasi cosa, sicuramente hai già raggiunto dei traguardi incredibili che meritano di essere celebrati. Tienili a mente e ricordali di tanto in tanto per riscoprire la meraviglia e il senso di conquista che hai provato in quei momenti. Scrivili. I piccoli successi accumulati nel corso del tempo rappresentano una testimonianza del tuo impegno. Quando guarderai quella lista avrai desiderio di allungarla, di aggiungere più cose e ciò ti spingerà a studiare per fare dei progressi più significativi. Fai una lista di tutte le cose su cui ti senti sicuro e tutte le cose che ancora ti creano dei problemi, le cose su cui hai ancora dei dubbi, e concentrati su queste. Non farti scoraggiare dagli errori, considerali come un'opportunità di crescita. È impossibile non commettere errori. Li commettono anche i madrelingua. Fai un altro respiro profondo e ripeti dopo di me: gli errori fanno parte dell'apprendimento. Anche se è dura, concentrati sui dubbi che hai e cerca di lavorare per rimuoverli completamente. Adesso chiediti: cosa fai ogni giorno per studiare o migliorare l'italiano? C'è qualcosa nella tua routine quotidiana dell'italiano che non ti piace, che ti crea ansia, che ti annoia? Se è così, rimuovila. È il tuo percorso. Devi ascoltare quello che il tuo corpo e la tua mente ti dicono. Un percorso di apprendimento, soprattutto quello di una lingua straniera, deve essere piacevole. Sentiti libero di integrare allo studio più tradizionale tutti i supporti esterni necessari: libri, film, serie TV, musica, podcast, qualsiasi cosa per immergerti nella lingua, soprattutto quella più autentica. Cerca di imparare le parole e le espressioni della vita quotidiana. In che modo?
quando ascolti la musica, quando guardi un film, quando leggi un libro. Io suggerisco sempre di fare queste cose 2 volte per lo stesso libro o lo stesso film. La prima volta cerca solo di goderti quello che stai leggendo, che stai guardando, che stai ascoltando. Cerca di capire più o meno il senso generale e la trama, se ce n'è una. Poi ripeti ancora una volta e questa volta soffermati sulla lingua. Metti pausa, torna indietro, sottolinea le parole, le espressioni e prendi appunti. Vedi sempre il bicchiere mezzo pieno. Sei in una fase di stallo. Questo significa che hai già fatto molto. Significa che già sei in grado di comunicare con i madrelingua. E per questo, complimenti. Sai che non è un traguardo che tutti raggiungono? Non tutti riescono a cominciare questo percorso e ancora meno riescono a resistere nel tempo. Ho visto tanti mollare, interrompere. Tu sei ancora qui, quindi complimenti. Puoi essere fiero di te stesso. Un'altra cosa importante: circondati di persone che possano sostenerti nel tuo percorso di apprendimento. Un ambiente positivo e di supporto può fare la differenza quando ti senti demotivato. Unisciti per esempio a comunità o gruppi di studio locali o online. Interagisci con persone che condividono la tua passione e anche le tue difficoltà. Condividere esperienze e sfide può essere un supporto straordinario. Quando racconto ai miei studenti la mia esperienza con l'inglese, che al momento è la lingua straniera che conosco meglio, si sentono rincuorati. Pensi di essere il solo a vivere questa situazione, ma non è così. Perciò adesso condividerò la mia esperienza con l'inglese. Studio inglese da quando avevo 10 anni, perché in Italia dobbiamo studiarlo a scuola. A scuola l'ho studiato per 8 anni, ma dopo 8 anni, con lo studio scolastico, ancora non ero capace di sostenere una conversazione con un madrelingua e ancor meno di comprendere un film senza sottotitoli, una canzone senza il testo. Quando ho cominciato a dare lezioni di italiano, ho avuto la possibilità di interagire con madrelingua e questo mi ha aiutato tantissimo perché mi ha reso più sicura a parlare in inglese, più sicura nella mia comprensione. Per quanto riguarda la mia comprensione, poi, un grande supporto è stata la musica, sono stati i film e le serie TV, che ho iniziato a guardare in maniera più seria, come vi dicevo prima, 2 volte. La prima volta in generale, la seconda volta per soffermarmi sulla lingua. E oggi, a 27 anni, posso dire che riesco a capire abbastanza bene l'inglese, quello parlato, quello che sento nei film, nella musica. Posso comunicare bene, i miei studenti lo sanno, ma continuo sempre a immergermi il più possibile nella lingua. Cerco di usare la maggior parte delle risorse in inglese. Il mio telefono è impostato in inglese. Stabilisci piccole ricompense personali per i tuoi progressi con lo studio. Così il tuo percorso sarà più gratificante. E ricorda, ogni nuovo concetto appreso, ogni parola pronunciata correttamente sono un passo in avanti verso la padronanza della lingua. E ricorda, si impara solo con la costanza. Il tempo e la costanza. L'importante è fare un piccolo passo ogni giorno. Quando arrivi alla fine della giornata, chiediti: ho imparato qualcosa oggi? Se la risposta è sì, concediti una piccola gioia, un cioccolatino, una passeggiata nella natura, un bicchiere di vino, qualsiasi cosa. Fai un altro respiro profondo e pensa ancora una volta al motivo per cui hai deciso
di imparare l'italiano, anche se poi nel corso del tempo è cambiato. Non devono essere motivi complessi. Sai perché ho deciso di cominciare a studiare l'inglese, imparare l'inglese più seriamente? Perché volevo capire e cantare le canzoni degli One Direction. Oggi loro si sono sciolti e in generale io ascolto più spesso altri cantanti, ma questo non vuol dire che io non abbia altre ragioni per continuare a migliorare il mio inglese. Vuoi fare lezioni individuali online con insegnanti madrelingua qualificati? I nostri insegnanti sono disponibili tutti i giorni, dalla mattina alla sera, anche il sabato e la domenica, per offrirti lezioni individuali fatte su misura per te, a partire da 12 euro all'ora. Acquista il tuo corso di italiano intensivo e fai lezione nel giorno e all'ora che preferisci. Prenota le tue lezioni sul nostro sito learnamo.com utilizzando questo link. Spero che questo video e questi consigli ti siano d'aiuto e ricorda, io faccio il tifo per te. Se vuoi superare la paura di parlare, ti consiglio di guardare il video dove do dei suggerimenti su come superare questa paura e lo trovi come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Se cerchi invece un qualsiasi altro contenuto di grammatica o di cultura italiana, puoi visitare il nostro sito learnamo.com e se ancora non lo hai fatto, seguici anche su tutti i social media, su Instagram, su Facebook, su X, su Pinterest, su Twitter, su TikTok, su Telegram. Lascia un mi piace al video se ti è stato utile, lascia un commento se questo video ti è stato utile. Sono molto curiosa e iscriviti al canale se ancora non lo hai fatto. Io ti saluto, ti aspetto prestissimo in un nuovo video e ricorda, ce la puoi fare.